E veniamo al capolavoro anche del primo Rinascimento. Anche questo è un'opera, questo è un affresco da manuale, diciamo, di storia dell'arte, in cui si vede la Trinità. Vale a dire rappresentata, è un'opera di Masaccio del 1427, trovate rappresentato Dio Padre, la colomba dello Spirito Santo e qui il figlio Gesù. Trovate Maria, i dolenti, Maria e Giovanni Evangelista, e poi vi trovate i committenti. Questa è un'opera che ci dice Vasari che par che quel muro sia bucato, cioè ci dà l'idea veramente di uno sfondamento nella parete. E c'è un punto ben preciso, se venite a Firenze, voi potete collocarvi in un punto ben preciso e vedere in contemporanea il crocifisso di Brunelleschi, il crocifisso di Giotto e la Trinità di Masaccio. Bastano solo questi tre per uscire arricchiti, diciamo, anche da questa chiesa. Vi invito a vedere una novità. Per la prima volta Masaccio rompe con le gerarchie. Erano ricorrenti, diciamo, nelle rappresentazioni sacre, perché la divinità o quello che era legato al sacro era rappresentato sempre in maggiore misura. Se voi prendete i committenti, venivano sempre rappresentati piccolini piccolini. Ecco, qui i coniugi Lenzi, che sono i committenti, che dall'idea non siano di qua della cappella, e all'interno della cappella c'è questa apparizione in cui Maria, vedete, ci presenta il suo figlio, sta guardando verso di noi, si pone tra noi e questa Trinità. Ecco, i committenti, se si alzano in piedi, sono grandi quanto le figure sacre. E interessantissimo è questa restituzione in cui ci dà l'idea, noi vedete, ci dà l'idea che ci sia questa profondità. E poi un'altra cosa, allora, innanzitutto, ecco, perché Masaccio è arrivato a rappresentare le figure sacre dando lo stesso valore alle figure umane, diciamo, dei committenti, perché solo un'epoca come l'umanesimo poteva tollerare una cosa del genere, il valore dato all'uomo, il valore dato all'uomo in tutte le sue espressioni. Ma c'è, dicevo, un'altra novità. Guardate la volta sopra, è un imbotte, la volta a botte brunelleschiano, è il primo esempio di applicazione della prospettiva in pittura, perché si suppone anche Brunelleschi possa aver dato una mano al giovane Masaccio. Altra cosa, qui trovate uno scheletro posto su un sepolcro e dice queste testuali parole: io fui già quel che voi siete e quel che io so voi anche sarete. Vuol dire, io fui un tempo quello che siete voi ora, però un domani anche voi sarete quello che sono io. E quindi è un monito, un memento mori sulla morte. Queste, vedete, sono committenti, rappresentati anche nella verità del dettaglio. Guardate il naso aquilino, il mento o le orecchie che vengono così schiacciate, no, dal cappello che porta. Questo è l'imbotte che vi dicevo brunelleschiano. Poi c'è bellissimo anche il pulpito del Buggiano, il figlio adottivo del Brunelleschi, è un pulpito dedicato appunto a Maria e con le storie della vita della Vergine. Veniamo ora ai chiostri, perché anche i chiostri sono qualcosa di straordinario. I chiostri, questo è il vecchio cimitero, ci sono 80 avelli, sepolture interne, e 19 sono posti in facciata, con gli stemmi, vi ho fatto vedere inizialmente via degli avelli, con gli stemmi delle varie famiglie. E all'interno di questi chiostri troviamo anche una cappelletta, questa cappella del chiostro dei morti con il noli tangere, il non mi toccare, diciamo, di quando la Maddalena vuol toccare il Cristo, lo scambia per un giardiniere e lo vuol toccare, infatti Cristo lì è rappresentato con una zappa in mano. Vedete il bianco e nero sia nelle decorazioni, lo abbiamo visto anche in chiesa, perché il bianco e nero non a caso è il colore dei domenicani, dell'abito dei domenicani. Questa è la cappella dell'Annunciazione con gli affreschi dell'Orcania e questo è il Noli Me Tangere che vi dicevo con l'opera di Giovanni della Robbia
in cui vedete Gesù è rappresentato come un giardiniere con la zappa in mano per essere fedele al dettato del Vangelo che ci viene detto, e lui non vuole essere toccato perché deve ascendere al Padre. E qui trovate tutti gli affreschi di Paolo Uccello con le storie della Genesi, state recentemente restaurate e sono state messe al riparo, tolti vale a dire dal chiostro verde perché si diceva che erano fatte a sugo d'erbe o con succo d'erbe, diciamo, e quindi predominava questa colorazione un po' sul verde. L'acqua dell'Arno arrivò a una discreta altezza e rovinò molti di questi affreschi. Questi, vedete qui, i segni di come è stata rovinata, diciamo, e ci sono le scene, per esempio, di creazione degli animali e di Adamo, e questa è la creazione invece di Eva e il peccato originale. Il peccato originale vi invita a vedere la testa di serpente, è sempre una donna, il peccato originale è la creazione di Eva. E questi affreschi sono molto particolari perché Paolo Uccello è un artista che è molto, ci dice Vasari, fissato per la prospettiva. Lui tutte le sere stava a meditare su questa prospettiva e non a caso, vedete, fa scene anche molto particolari. Questo, per esempio, è il diluvio universale. Considerate che ci rappresenta l'arca rappresentata, diciamo, vista due volte. È una visione multiprospettica che vi garantisco la farà Picasso 500 anni dopo, voglio dire quasi. Niente, quindi una novità incredibile. Lui, ci dice Vasari, realizza corpi annegati dei bambini, varie persone. Questo che vedete in primo piano è Cosimo il Vecchio, omaggiato da Paolo Uccello, e addirittura ci dice che ci sono dei corvi che beccano, mangiano, diciamo, resti umani. E qui vedete, questo è il corvo e questo il bambino dice morto col ventre gonfio, lo vedete? Annegato e quindi alla pancina gonfia. E veniamo appunto ai domenicani. Per capire i domenicani, a questo punto dobbiamo capire anche cosa significa il loro nome. Dominis Cani significa cani del Signore. Non a caso anche in Santa Maria Novella il loro abito, vi ho detto, è bianco e nero. Come sono rappresentati? Sono rappresentati come cani pezzati, bianchi e neri. Sono i cani del Signore che riportano, guardate, le pecorelle all'ovile. Alle pecorelle non sono altro che i fedeli, no? Gesù che era definito il buon pastore e quindi i fedeli sono il gregge che seguono il dettame di Cristo e di tutto quello che è l'insegnamento della Chiesa.